Ciao a tutti, ben ritrovati ai video di PhotoArt. Oggi parliamo del Nikkor 2470 2.8 EDG. È la prima versione perché è uscita la seconda versione, quella più attuale, con lo stabilizzatore. Sostanzialmente l'obiettivo è rimasto lo stesso, è un bell'obiettivo, ma certamente, e ci mancherebbe altro, anche perché il costo non è indifferente. Ne parliamo oggi perché dopo averlo provato per un po' di tempo siamo in grado di fare delle valutazioni che spero possano essere come sempre orientative per chi magari vuole affrontare una spesa di questo genere, anche perché non dimentichiamoci che ogni volta che esce un aggiornamento, un obiettivo più moderno sul mercato, quello precedente viene abbassato notevolmente di prezzo se si trova ancora nel mercato o se no si comincia a trovare nel mercato dell'usato a prezzi decisamente più interessanti e anche più favorevoli per il nostro portafogli. È il caso del 2470 2.8 della Nikkor. Nel mercato dell'usato si comincia a trovare ad un prezzo senz'altro più abbordabile. Come va? Come funziona? Ve lo spiego subito. Innanzitutto guardiamolo. Beh, c'è la sua bella custodia, questo è importante, e non a caso questo 2470 ha una custodia così bella imbottita, così bella paffutella, perché l'obiettivo è un obiettivo un po' delicato, potremmo dire che davvero è un po' gracile per certi versi. Del resto non è difficile comprenderne il motivo. Nikon ha cercato di rendere la qualità massima in un obiettivo con un barilotto, con una struttura altrettanto importante, ma ahimè bisogna sempre fare i conti con il peso, e in questo caso il peso si sente. Però non dobbiamo lamentarci, perché ogni volta che cerchiamo la qualità, se poi nelle recensioni oppure nei giudizi che sento da molti fotografi, però è pesante. Certo è pesante perché comunque il vetro pesa, il materiale pesa, un materiale robusto che serva anche per farvi durare l'obiettivo nella sua vita e nella anche attività professionale, deve essere per forza un po' robusto, altrimenti ricadiamo dall'altra parte, ma è plasticoso, ma sembra che si scolli, che scricchioli, eccetera. Perché dicevo che è un po' gracilino? Perché per contenere il peso del vetro, perché comunque è un obiettivo che non nasconde il suo peso, anche se lo vediamo tutto sommato snello, è un obiettivo abbastanza pesante. Allora, per cercare di contenere il peso si è risparmiato un pochettino, dove forse bisogna aver avuto il coraggio di spendere qualche grammo in più, per esempio nelle camme, per esempio in alcuni accoppiamenti dei materiali, perché l'obiettivo è solido, si presenta bene, nulla da dire, la qualità Nikon c'è un po' tutta, però due aspetti che vi raccomando sempre di valutare. Il primo è quello che vi ho detto: all'interno troviamo delle camme un po' esili, vale a dire che basta un piccolo colpetto frontale, non dico che caschi l'obiettivo, per carità, ma anche che sbatta appena, o col paraluce inavvertitamente non ci accorgiamo e diamo una botta, può succedere che si crei un piccolo disallineamento, e questo significa mandare a carte 48 l'obiettivo, quindi la planarità, vero, che viene poi riflessa sul sensore, quindi addio nitidezza, ce l'avremo da una parte non dall'altra e viceversa. Attenzione, questo è uno dei problemi principali di questo obiettivo. Per questo motivo, quando andate a comprarlo nel mondo dell'usato, fate attenzione, meglio dove ci sia una garanzia, perché può capitare anche in buona fede che magari, sapete, qualcuno meno attento, meno esigente, non abbia mai valutato un RAW come si deve e si accontenti di una nitidezza pressappoco. Un altro aspetto che secondo me, sempre per parlare di questa gracilità, è quello degli accoppiamenti. In questo caso, per esempio, l'anello di gomma è saltato, è lì per scollarsi del tutto, non è bello su un obiettivo da poche centinaia di euro, assolutamente inaccettabile su un obiettivo da migliaia di euro, e non che questo abbia avuto una infanzia difficile, purtroppo sono cose che succedono, e non è l'unico esemplare che ha questo problema. Un altro e ultimo aspetto, e poi tagliamo corto con i difetti, cioè con i limiti della produzione, è quello che la messa a fuoco manuale
quando l'obiettivo comincia ad avere un po' di chilometraggio alle spalle, può essere che la polvere si faccia sentire, che cominci, non dico a gracchiare, però a non essere più così scorrevole e silenzioso come dovrebbe essere. Anche questo è un segnale per valutare l'esemplare che state per andare a comprare. Oggi come oggi, alla data, diciamo, della registrazione del video, si trova ancora nel mercato qualche esemplare nuovo ad un prezzo decisamente molto, molto interessante e appetibile, però non dimentichiamoci che c'è l'altra versione, quella nuova, quella con lo stabilizzatore. Allora, adesso invece parliamo dell'obiettivo. Ancora, e per finire gli aspetti che mi colpiscono, sapete che non prendo soldi da nessuno, non sono finanziato da nessuno, quindi ho la possibilità, insomma, di dare dei giudizi che restano comunque dei giudizi personali sugli obiettivi che compro e provo nel lungo termine. Una cosa che non mi piace molto di questo obiettivo non è tanto il peso in sé, che ripeto, qualsiasi obiettivo di qualità pesa, ma per esempio il fatto che, guardate, per andare ad aumentare o diminuire la focale c'è questa variazione della lunghezza che lo porta a sporgere ulteriormente, e sporge tra l'altro con i gruppi ottici frontali che sono quelli pesanti, e quindi un piccolo sbilanciamento c'è. Senza dubbio lo stabilizzatore sulla versione nuova è un aiuto non indifferente, non è una cosa da poco, senz'altro da valutare. Però la domanda che io mi sono posto quando ho comprato l'obiettivo è questa: ma vale davvero tutti i soldi? Ci sono degli obiettivi, chiamiamoli così, concorrenziali, che potrebbero fare la stessa cosa, magari a un minor prezzo, magari a un minor ingombro, un minor peso? Lo vedremo, e sto anche preparando dei video comparativi che ci aiuteranno a capire meglio questo. Veniamo al nostro. La qualità dell'immagine è fuori dubbio una qualità molto importante, anche se personalmente non mi ha mai conquistato. Forse perché io personalmente associo questo obiettivo ad un prezzo davvero importante, un prezzo di quelli elevati. Non mi è successo, per esempio, con il 24-70-2.8, la seconda versione, tanto meno nella terza, Canon, dove a fronte di un esborso più o meno come questo c'è anche una qualità che si vede subito, la vediamo nel mirino, la vediamo nei primi scatti. Qui qualche piccola critica mi sento anche di muoverla. Innanzitutto una piccola, impercettibile, chiamiamola così, vignettatura 2.8 ci sta, lo abbiamo sempre detto, non è un problema, è un 2.8, quindi ci sta, anzi certe volte aiuta anche a contestualizzare il soggetto. La distorsione a 24 un po' c'è, c'è un po' dappertutto, è vero, è che ci si sentirebbe dappertutto intendo in tutti gli obiettivi di questa focale. È anche vero che a fronte di una qualità come quella che ci viene proposta da Nikon, ci si aspetterebbe, o sarebbe lecito aspettarsi, un miglior contenimento della distorsione, ma a 26 a 27 mm è già sparita, quindi è un problema superabile. La qualità dell'obiettivo dal punto di vista della nitidezza, nulla da dire, è davvero un bell'obiettivo, è nitido dal centro fino ai bordi in maniera omogenea, magari non proprio a 2.8, non andate a cercare la nitidezza agli angoli con un diaframma totalmente aperto, ma parliamo tra il 5, 6 e 11, non mi spingerei di più, ma diciamo a f8 avete veramente in mano un buon esemplare, un obiettivo che paragonato ad una lente fissa, ad una focale fissa, non si fa rimpiangere, fa il suo lavoro, lo fa bene, la nitidezza, vi dicevo, è spalmata su tutto il fotogramma, non ci sono disallineamenti, cioè aree un po' più a fuoco e un po' meno a fuoco, l'obiettivo è veramente in ordine, è bello. I colori, il vero punto di forza del Nikon. Se ci fosse un obiettivo Nikon, un obiettivo Tamron, un obiettivo Sigma o di altri produttori con questi colori, la partita sarebbe difficile, nel senso che ci sarebbero valide alternative, ma se cerchiamo un colore bello ma naturale, come questo, naturale nel senso che il bilanciamento tra il bianco e gli altri colori è davvero bello, è molto molto simile a quello che il nostro occhio percepisce, quindi io personalmente ritrovo nella fotografia i colori che vedevo e che volevo anche attraverso l'esposizione mettere in risalto. Per me è la qualità più bella di questo obiettivo. Cosa possiamo dire ancora? Sì, vabbè, le ghiere, il movimento della ghiera, anche qui
piccole cose che sono trascurabilissime. L'obiettivo o alla massima estensione o alla minima estensione non sta mai chiuso del tutto, è una cosa che di qualsiasi obiettivo a me non piace, che sia Canon, Zeiss, Leica, non mi piace che arrivi a fine escursione chiuso o alla massima escursione chiuso, non aperto. Non ha nessun problema di scivolare anche se inclinate la macchina, perché è frizionato benissimo, quindi non c'è il problema, tanto è vero che non c'è il blocco. Abbiamo un unico switch che è quello dell'autofocus o del manual focus. Punti di forza, dicevamo, questa bella resa dell'immagine. Con cosa potremmo scambiarlo questo obiettivo? Per esempio, ci serve davvero un 2.8? Non dimenticate che stiamo parlando di obiettivi per il paesaggio. Perché? Perché io sono paesaggista e tutto quello che vi racconto è quello che serve ad un escursionista, ad una persona che fotografa le montagne, gli alberi, il paesaggio, quindi non ho bisogno per esempio di passare inosservato per lo street reportage, ho bisogno invece per esempio quando faccio dei reportage che siano matrimoni o servizi per qualche shooting, ho bisogno che ci sia quello che cerco, cioè il colore, questa bella grinta, e del resto è trattato con i nanocristalli e si vede che c'è una pulizia. Lo vedrete in alcune foto che ho fatto anche recentemente con questo obiettivo, vedete una pulizia di immagine che altri non hanno. È un punto di forza, è la bellezza di questo obiettivo, è l'unico secondo me argomento valido per prendere 1 migliaio di euro o poco più nel mondo dell'usato e comprarsi questo obiettivo e portarselo a casa, perché comunque vi ho detto bisogna volergli bene, è un po' delicato, quindi va salvaguardato anche nella borsa, nello zaino. Quando avete la macchina dovete appoggiatela bene, che non sbatta con la parte frontale, insomma tutte piccole accortezze che concorrono a salvaguardare e ad allungare la vita di questo obiettivo. Dicevo, il trattamento dei nanocristalli lo troviamo soprattutto quando nelle situazioni a me tanto care, cioè nel controluce, perché sono le situazioni dove riusciamo ad avere, che so, le ombre di un bosco con la luce in lontananza, oppure un bel controluce con delle fronde, ma una bella luce che mi interessa anche riprendere. Con questo è possibile perché c'è veramente un trattamento fatto con le dovute accortezze, veramente molto bella. E poi non dimentichiamo quello che abbiamo detto, un po' di gracilità. Il paraluce è un paraluce solido, è bello, è robusto, però sembra anche questo un po' fintamente robusto, nel senso che anche qui per contenere un po' il peso, perché non dimentichiamo che appena lo montiamo, guardate, è un obiettivo che fa veramente, sporge parecchio per essere un 24-70, è un po' un 24-70 vecchia scuola. Il Canon 24-70 è la stessa cosa, non crediate che sia differente, però anche qui per tenere un po' il peso, cosa succede? Che il paraluce tende proprio a saltare, a spaccarsi, non si incrina, non c'è una fessura che possa, così insomma, con un po' di colla magari tenerlo insieme. Salta proprio perché sono dei polimeri che hanno come, diciamo, vantaggio la leggerezza, però ahimè la struttura si spacca e salta, un po' come potrebbe avvenire col carbonio. Direi che il mio giudizio è un giudizio parzialmente positivo, e cioè è molto positivo ed è da lode dove mi serve. Ve l'ho detto, controluce, nitidezza e qualità del colore, perché le foto che vi portate a casa con questo obiettivo sono belle, oggettivamente sono belle, e anche, ve lo dirò nei prossimi video, se comparate ad altri zoom standard, la differenza si vede nel bene in questo caso. Il male, cioè quello che potrebbe essere migliorabile, tutto quello che vi ho precisato maneggiandolo un po', tenendolo, muovendolo e usandolo, perché comunque avrei preferito anche quei 50 grammi in più, magari anche 100, tanto signori, se lo accoppiamo delle macchine già pesanti, non credo che abbiamo la difficoltà di avere chissà che cosa. E poi un 24-70-2.8 normalmente va a comporre quantomeno il binomio col 70-200-2.8 oppure l'80-200-2.8, che resta un pezzo della storia della Nikon. Questo è il tassello di mezzo del puzzle Nikon, e cioè 14-24-2.8, 24-70-2.8, 70-200-2.8.
Ecco, portarli dietro tutti e tre la vedo un po' dura per un'intera giornata. È chiaro, avremo la qualità massima su tutto l'arco focale da 14 a 200 e perché no, con un moltiplicatore quasi fino a 300. Però dei tre, secondo me, è quello che è riuscito meno bene, cioè quello perfezionabile. Mi aspettavo qualcosa di più anche nell'ultima serie, che è un po' migliorato, ma sostanzialmente resta questo con la stabilizzazione. È bello anche guardare nel mirino. Se avete una fotocamera di quelle luminose, mettete l'occhio dentro e non perdete neanche uno stop, tanto vedete con l'occhio e quanto vedete qua, nonostante siano comunque, mi sembra, 14 o 15 lenti che compongono l'obiettivo. Bene, bello anche da questo punto di vista, è luminoso, poi ovviamente è abbinato alle reflex Nikon, c'è una lettura matrix che è davvero attendibile, difficilmente andate a dover ritoccare un pochettino. Con altri obiettivi, zoom standard e anche questo diciamolo, in casa Canon, a volte bisogna, soprattutto con i grandangolari, andare a ritoccare un po' l'esposizione. Qui non succede, benissimo, ottimo. Poi vogliamo dire anche che sulle APS-C questo è un obiettivo stratosferico. È vero che è così un po' per tutti questi zoom standard che partono da un grandangolare importante, però devo dire la verità, si comporta così bene che quasi mi piace più di là che di qua. E poi un'altra cosa che vale la pena dire di questo obiettivo è il confronto diretto con le ottiche Nikon, e cioè il primo pensiero a me va al 28-70-2.8. E qui mi spiace dirlo, ma non c'è storia, nel senso che è vero che questo è più moderno, vi trasmette dei colori e una grinta più moderna, più nuova, però a me piace di più quell'altro, è molto più equilibrato, innanzitutto è costruito come Dio comanda e quindi non soffre di queste problematicità, sebbene la FS soprattutto nelle prime produzioni avesse dato un po' del filo da torcere agli acquirenti. 28-70 o 24-70 2.8, beh, oggi come oggi per un paesaggista questo, certamente, anche se il 28-70, se vi capita di trovarlo nel mercato dell'usato, costa quasi la metà di questo, portarselo a casa perché è bello, però è anche vero che ci troviamo sempre, almeno io, in debito di quei 4 mm, insomma il 28 è un po' troppo stretto per il paesaggista, per me, per il mio occhio. Il 24 invece mi accontenta e mi soddisfa. Quindi come qualità, come costruzione potrei dire va bene quello, effettivamente questo anche in un matrimonio è molto più sgargiante, nel senso buono, è più bello, un po' più nitido, diciamo, grazie a questo coated delle lenti frontali, diciamo che si sceglie questo, però l'altro è una valida alternativa. Invece il secondo confronto con chi possiamo farlo? Col 24-120 f4, ecco perché vi dicevo prima vale la pena valutare prima di un acquisto che cosa vi interessa realmente, perché poi il nostro mondo fotografico è quello mio di Stefano e quello vostro per ciascuno di voi. Allora, 24-120, insomma, a me non piace molto, devo essere onesto, ha una distorsione a 24 mm che è veramente imbarazzante, proprio si fotografa a 24 per poi ritagliare e andare a 30, a 28 nella migliore delle ipotesi. Peccato perché i colori sono belli, i colori sono effettivamente dei bei colori, la nitidezza, stringendo il diaframma è una buona nitidezza, non si avvicina a questo, però non ci dà niente da rimpiangere. Qual è il vantaggio? Il vantaggio è che è un'ottica stabilizzata, questo non lo è, abbiamo un diaframma un po' più ampio, però è anche vero che lo stabilizzatore ci aiuta molto di più, ma la cosa più importante, al di là del prezzo, che è un prezzo molto più appetibile, quello del 24-120, sono proprio questi 50 mm di focale in più, che lo rendono uno zoom tutto fare, perché con quello non avrete, a meno proprio di averne proprio bisogno per la circostanza, ma non avrete bisogno di metterci un'altra ottica per estendere la focale. Con una piccola borsetta, un 24-120, fate tutto quello che dovete fare con la macchina fotografica. Qua, se appena andate in giro, i 70 mm ci derba, a un certo punto sono stretti, un tele serve. Ecco, quindi valutate sempre bene l'una o l'altra cosa, è evidente che man mano che andiamo a moltiplicare
lo zoom ottico in questo caso, è chiaro che perdiamo anche qualcosina, però senza arrivare a 120, per esempio mi intriga abbastanza il 24-105 della Sigma Serie Art. Questo possiamo paragonarlo per esempio all'SP 2470 2.8 Tamron G2, l'ultimo uscito, VC, USD, tutto quello che vogliamo, di cui c'è anche una recensione. Lo cambierei con questo, cioè questo lo cambierei col Tamron, ma difficile dirlo perché comunque la qualità dei colori e la nitidezza è qua, però di là c'è compattezza, c'è peso, c'è una qualità e uno stabilizzatore davvero notevole. Bisogna pensarci, provateli se avete la possibilità, perché soltanto il vostro occhio e anche le vostre risorse, ahimè, vi diranno se è una spesa affrontabile oppure no. Vale la pena prendersi un 2470 2.8 nudo e crudo oppure un 2470 F4 stabilizzato? E perché no, un 24 100, 105, 120? C'è quel valore aggiunto in più in questo pezzo di focale che andiamo ad aggiungere? Lo vedremo nei prossimi video. Io vi ringrazio per avermi seguito e vi do l'appuntamento alle prossime recensioni. Ciao!